Eccoci qua amici della Muay Thai. Allora, come promesso il video sulle ginocchiate. Facciamo una premessa importante. La differenza tra, come ho già annunciato su Instagram, non faccio un video tecnico sulle ginocchiate perché mi avete chiesto semplicemente la differenza tra le ginocchiate nella kickboxing e nella Muay Thai. Allora, ho qui gentilmente che mi aiutano Chiara e Desi. Allora, premessa. Che differenza sostanziale? La differenza sostanziale è questa, che è proprio nella filosofia dei due sport. Nella kickboxing, come abbiamo detto, si usano delle serie. Spesso sentite i coach di kickboxing dire all'angolo non colpi singoli, porta le serie. Quindi si lavora su qual è l'obiettivo? L'imprevedibilità dei colpi, cioè portando più colpi, uno dei colpi potrebbe entrare. Mentre la filosofia nella Muay Thai è completamente diversa. Beh, innanzitutto i colpi nella kickboxing, finendo oltre al discorso dell'imprevedibilità, portando più colpi si ha anche l'opportunità di portare più colpi a segno, e questo nella kickboxing è importante. Mentre nella Muay Thai non è che non sia importante, anzi è fondamentale portare i colpi a segno, ma i colpi che contano sono proprio quelli che fanno o dei danni visibili o che sbilanciano, quindi fanno perdere l'equilibrio. Per questo vedrete spesso lavorare al sacco i thailandesi, chi fa la Muay Thai, e spingere il sacco, mentre invece quando si fa un lavoro ai colpitori o al sacco di kickboxing, l'impronta che spesso il coach dà è completamente diversa, e cioè pungi il sacco, devi essere veloce come un proiettile, pungere, ma non devi spostarlo. Io mi ricordo che uno degli esempi che faceva un grande maestro di pugilato era proprio quello che diceva il pugno deve bucare il sacco, ma non lo deve spostare. Se lo sposta è una spinta. Ecco, nella Muay Thai il discorso è completamente diverso, perché anche noi dobbiamo far male, dobbiamo portare dei colpi forti, però dato che i colpi forti che dobbiamo portare spesso li dobbiamo portare, cerchiamo di portarli al corpo, perché è nel corpo che facciamo i punti, e sono o ginocchiate o calci, allora con le mani spesso si spinge, si tiene a distanza dall'avversario, si controlla il peso dell'avversario, anche perché se non si controlla si rischia di finire in clinch, quindi ci sono delle fasi in cui vogliamo e in cui no. Comunque non divaghiamo, torniamo a noi. Nella kickboxing orientativamente cerco di fare delle serie imprevedibili per fare in modo che più colpi entrano e che magari qualcuno sia veramente letale, faccia veramente dei danni. Quindi grazie all'imprevedibilità tiro fuori delle combinazioni così diverse, così disparate, che qualche colpo deve per forza essere imprevedibile. Mentre invece nella Muay Thai cerco di conservare il mio equilibrio, di mettere dei colpi di contorno anche blandi, per poi sferrare un colpo forte, che in questo caso parliamo del ginocchio, e quindi su quel ginocchio metterci tutto il peso del mio corpo in modo da piegare in due l'avversario, entrargli nello stomaco, spaccargli le costole, quindi fare dei danni all'avversario. Di conseguenza, adesso lo vedrete proprio nella tecnica al sacco, quando mi sbilancio tanto non posso poi continuare con delle serie, perché ho dato tutta la mia forza e tutto il mio peso, l'ho dato su un colpo, il colpo su cui puntavo. Per chi arriva dal karate è una filosofia simile, io anche se non mi ricordo più, ma arrivo dal karate, incredibile, a volte me ne dimentico anche io, vabbè, lasciamo stare, dai, quello non mi interessa. Nel karate si diceva un colpo solo per uccidere l'avversario, i giapponesi stavano in guardia bassa, e tentavano la filosofia di portare un colpo che fosse letale. Ecco, non è che sia la Muay Thai completamente diversa dal karate, però il concetto è un colpo forte che faccia danni, o comunque che mi sbilanci l'avversario, perché se con la ginocchiata faccio andare con la pancia in dentro l'avversario, anche se non lo metto KO, comunque per gli arbitri è un punto importante. Se lo faccio indietreggiare o scivolare è allo stesso un punto importante. Quindi capite che la fisicità, la dinamica del match di Muay Thai è pressoché, immaginate, due camion che vanno uno contro l'altro, mentre invece quella della kickboxing è più sono due spadaccini, quindi si lavora, si tocca, si scappa, si tocca, si schivia, quindi il lavoro è completamente diverso. Proprio per questo la ginocchiata
Nella kickboxing, ripeto, è un colpo che va inserito in una serie di colpi, mentre nella Muay Thai spesso è un colpo che va a essere anche lì, sì, in una serie, ma in una serie di pochi colpi blandi in cui la ginocchiata poi magari è il colpo forte. E parliamo non di ginocchiata in clinch, ma in questo caso parliamo di ginocchiata in striking, quindi non in chop ko, non in like hang, ma in ginocchiata senza essere ancora entrati in clinch. Ok, partiamo prima con la parte Muay Thai, quindi con Desi. Sawari Cup. Allungati bene sul... Allora, vedete che quando poi lascia anche la gamba lì, dopo. Ora metti anche il calcio, finisci, metti il calcio. Lascia la gamba lì adesso. Vedete che adesso ha lasciato la gamba lì in controllo dell'avversario, ma perché lo può fare? Perché nella ginocchiata era già sbilanciata, si sbilanciava verso il dentro. Spingi il sacco e incrocialo con la gomitata. Spingi, empuja e luego con la rodilla lo para. No, il trabajo che la stiamo empujando. Empuja. Vedete che la ginocchiata è un colpo forte che tende quasi a fermare l'avversario che sta avanzando. È un colpo che va dritto come il frontale, come un calcio frontale, ma è fatto col ginocchio. Sbilancia bene il colpo indietro. Ok, quindi da questa posizione, con il corpo sbilanciato in avanti, con il ginocchio sbilanciato in avanti, se volessimo poi mettere una serie di pugni e quindi lavorare sugli spostamenti del tronco, è molto difficile perché abbiamo il tronco indietro e il ginocchio avanti, quindi ci siamo già sbilanciati, abbiamo messo tutta la forza sulla ginocchiata. Nella kickboxing il lavoro è un po' diverso. Allora premetto che adesso Chiara cercherà di far vedere il lavoro della kickboxing, ma noi di kickboxing, io quello che dico di kickboxing lo dico da osservatore, perché noi non facciamo la kickboxing, non abbiamo mai lavorato professionalmente sulla kickboxing, certo che la conosciamo perché ci capita di incontrare nella Muay Thai degli atleti che arrivano dalla kickboxing, quindi hanno quello stile e quindi lo abbiamo studiato e lo conosciamo bene, anche se non siamo degli esperti di kickboxing e non pratichiamo kickboxing. Quindi perdonate se Chiara non avrà proprio il classico stile kickboxing, ma è il meglio che possiamo fare per esprimere il concetto ed evidenziare le differenze tra ginocchiata nella kickboxing e ginocchiata nella Muay Thai. Dai, Sawari Cup. Ok, vedete la differenza continua? Metti ancora una ginocchiata su. Abbiamo apposta scelto di fare la ginocchiata al viso, anche se anche nella kickboxing si portano le ginocchiate al corpo. Fai un po' più seria, continua. Vedete che tendenzialmente Chiara, essendo troppo abituata a fare la Muay Thai, sulla ginocchiata fa fatica, si ferma, no? In realtà la imprevedibilità della ginocchiata è proprio perché durante una serie di pugilato tento di mettere il... Desi, vai davanti a lei per favore. Tento di mettere una ginocchiata. Mettetevi una di fronte all'altra. Una di fronte all'altra. Perché può riuscire? Mettiti impostata da pugilato, quindi con la guardia bassa. Ok, perché se ho davanti nella kickboxing, visto che non mi devo curare di quello che è la parte del capo, perché non ci sono le ginocchiate, quindi posso fare una guardia di questo tipo, mentre noi nella Muay Thai siamo più alti ed abbiamo una guardia che protegge anche la testa dalle gomitate. Per cui se ho davanti un avversario nella kickboxing che ha una guardia un po' da pugilato, ha un'impostazione del corpo da pugilato, è più facile che possa entrarmi una ginocchiata dritta al muso, mentre invece mettiti da Muay Thai lunga da Fimu, no, tu mettiti in guardia, la farei io, mettiti in guardia da Fimu, mettete in guardia da Fimu, ok. Se sono col corpo dritto, porta la ginocchiata in su. No, non può arrivare, è per questo che devo andare con la ginocchiata. Adesso ragazzi non ci possiamo toccare perché sapete che siamo sotto coprifuoco, già sono troppo vicino per quello che è.
E quindi dobbiamo quindi usare una ginocchiata, adesso rifagliela vedere tu, Desi, rifagliela vedere tu al sacco, dobbiamo usare una ginocchiata che vada quindi dentro, perché l'avversario è dritto, ha le mani su, ha il corpo dritto, non è propenso come nel kickboxing o nel pugilato in avanti per caricare i pugni e per magari finire con un low kick. È su, è dritto, ha la testa coperta dalle mani, magari ha la guardia lunga perché è un fumeur, è un tecnico, e quindi è impossibile che con una ginocchiata andando verso il su lo prendo, quindi devo andare verso dentro, verso la pancia e spingere. Anche la schierda. Fermala dentro. Vai a bloccare con la ginocchiata. Ecco, devo sbilanciare il corpo per fare in modo che o vado dentro e magari vado dentro e poi controllo anche l'attacco dell'avversario, cosa che nella kickboxing è assolutamente poco frequente, perché la serie di colpi e il ritmo con cui si portano i colpi fa sì che la ginocchiata, ripeto, è un colpo imprevedibile, che deve essere talmente imprevedibile che può arrivare al mento, ma può anche arrivare al corpo, facendo parte di una serie, mentre invece la ginocchiata nella Muay Thai è un colpo su cui ci puntiamo, quindi su cui buttiamo tutto il nostro corpo, quindi sbilanciamo tutto il nostro corpo per penetrare all'interno della pancia, delle costole dell'avversario e quindi assumere un danno importante. Allora ragazzi, per concludere, si è bloccato prima il video. La cosa importante che volevo ancora sottolineare è questa, che certamente se devo lavorare su un ginocchio in una combinazione non posso lavorare e sperare di caricare tutta la forza su una ginocchiata, perché portando più colpi e anche veloci ovviamente posso essere molto più veloce sicuramente, ma non posso caricare tutta la forza su un colpo, anche perché dovrò comunque prendere fiato. Infatti vedete, in questo capite molto la differenza tra la Muay Thai e la kickboxing. La Muay Thai a volte sembra molto lenta, sembra magari e qui è proprio nella filosofia della Muay Thai. Chi conosce la Muay Thai sa perché, sa le origini, capisce perché c'è questa lentezza, soprattutto all'inizio, ma perché quando poi spara il colpo, quando parte un colpo, quel colpo è più caricato, si gioca molto su quel colpo, quei colpi, eccetto che nel clinch, dove invece la cosa è più continuativa, perché è una lotta in piedi, ma è comunque una lotta. Ma mentre nella parte pugni calci, a meno che non nascano degli scambi, che a volte si infuoca il match, nascono degli scambi, ma nelle prime fasi comunque si cerca sempre di trovare il colpo. Intanto vabbè, le prime fasi, i primi 2 round sono un pochino più di studio, ma si cerca il colpo che potrebbe essere, che può intanto fare dei punti, quindi può arrivare al corpo e fare dei punti. La ginocchiata al corpo fa punto, ed è per questo che ci si punta, come per il calcio medio si punta anche sulla ginocchiata, meno frequente del calcio medio ovviamente. Perché? Perché quando si arriva alla ginocchiata si è alla corta, quindi si rischiano i pugni, si rischiano i gomiti e si rischia comunque di lavorare, di andare subito in clinch. Il lavoro in clinch, se si inizia troppo presto, a meno che non sei un Muay Thai, quindi sei uno specialista del clinch, prevede un dispendio di energie notevoli, per cui rischi magari di non arrivare all'ultima ripresa, e quindi chi sa la gestione dei round sa che normalmente il clinch serio si arriva alla terza, che nei primi 2 round per una questione di scoring finiscono sempre più o meno 10-10, quasi sempre il 99% finiscono 10-10, quindi se non sei un Muay Thai non fai un dispendio di energia, però magari provi una ginocchiata al corpo che inizi intanto a far capire agli arbitri che poi sai portare bene le ginocchiate, sai lavorare sul corpo e quindi sai fare i punti. E poi inizi a fare dei danni, perché se prendi una ginocchiata al corpo su un Muay Mat, su un avversario che viene avanti di pugilato, mentre respira, mentre carica i pugni, gli entri nello stomaco e quindi gli fermi la respirazione, ovviamente già gli togli un bel po' di fiato. Quindi per questo si punta su un colpo singolo, forte, dove ci si sbilancia col corpo per entrare più forte possibile su quel corpo, mentre invece nella kickboxing la ginocchiata fa parte di una serie. E quindi ritorno a dire, finendo, se sentite dire all'angolo
porta serie, non colpi singoli nella kickboxing, è esattamente questo il discorso. È importante ed è molto vincente, perché anche noi quando incontriamo atleti che lavorano nella kickboxing con tanti colpi, quello che spesso dicono i thailandesi dei Falan, che sono imprevedibili. Perché sono imprevedibili? Perché portano tanti colpi e di questi tanti, magari anche veloci, qualcuno non lo si vede e magari non ce lo si aspetta, e quindi non si ha la difesa su quel colpo. Mentre invece quello che un atleta che arriva dalla kickboxing incontra nella Muay Thai è che magari porta meno colpi, ma quelli che porta sono molto forti, soprattutto i calci medi e le ginocchiate sono molto forti, quindi sono colpi che possono cambiare l'esito, l'andamento del match, quindi possono influire sulle future riprese o sulla fine del round. Ragazzi, fate i bravi, viva la Muay Thai. Lo so, ci sono tanti argomenti che mi avete chiesto, che devo fare i video, però abbiate pazienza, perché la pigrizia la vince sempre su di me. Oggi già ho fatto il video sulle ginocchiate, che era un bel po' che me l'avevate richiesto, e ancora ci tengo a precisare che qui non abbiamo fatto niente di tecnico. Se volete vedere dei video tecnici sulle ginocchiate, ci sono quelli che ha fatto Mattias, che sono bellissimi e sono validati, perché diffidate dei tutorial non validati. I tutorial veri sono quelli che fanno vedere quello che fanno in teoria poi sul ring, perché in teoria con uno davanti che fa quello che volete voi è tutto possibile. Fare quello che, se qualcuno vi insegna a fare qualcosa e ve la fa vedere sul ring fatta da lui o da chiunque altro, ma comunque valida la tecnica, perché la validità della tecnica è solo sul ring. Quindi se qualcuno l'ha fatta sul ring la si può replicare. Beh, certo, poi ci sono delle cose che vanno un po', ci sono delle cose che magari può fare Samar Payakarun, Senchai, sono Rakhan Singh, le hanno fatte, Giorgio Petrosen le ha fatte, ma magari non è che può fare chiunque. Ci sono poi delle cose che solo alcuni, però se riuscite anche in quel caso, se qualcuno le ha fatte, potete lavorarci e potete arrivare anche voi a farle. Ma se non le ha fatte nessuno, quindi se solo ve le fanno vedere in teoria, salto sul ginocchio, vai col gomito in testa, fai il doppio salto mortale, gli finisci col piede in faccia, quelle cose lì sono cose secondo me da cartoni animati. Fate i bravi, ve la Muay Thai, ciao!